Il Papa, nell'ultima parte dell'enciclica, invita a considerare l'opportunità di andare verso una global governance. Addirittura le parole esatte che vengono utilizzate sono quelle di autorità politica mondiale. Ecco, qui bisogna stare attenti, perché mentre nella lingua inglese si hanno due parole, government e governance, nella lingua italiana c'è una sola parola, che è governo. E questo crea, quando nelle lingue neolatine, francese ad esempio e italiano, si usa questo termine, è facile equivocare, perché il Papa parla di governance, non parla di government, perché il government vorrebbe dire un governo globale, una sorta di grandissimo fratello che governa. Non è questo ciò a cui pensa il Papa. Il Papa pensa a una governance che vuol dire un insieme di regole che servono a governare le relazioni economiche, finanziarie, i movimenti dei capitali come i movimenti delle persone e così via. E aggiunge che queste regole di governance devono soddisfare due condizioni. La prima è la sussidiarietà e la seconda è la poliarchia. Poliarchia vuol dire pluralità dei centri di potere e di decisione. In altre parole, la governance cui pensa il Papa non è una governance di tipo monopolistico, in cui c'è una grande mente, un grande fratello che pensa a tutti, ma una pluralità di centri di potere e quindi anche di centri decisionali. E questa governance, come dicevo, ha da essere sussidiaria, deve cioè rispettare il principio di sussidiarietà. Dunque, concepita in questi termini, non c'è affatto contraddizione tra l'affermazione del principio di libertà e la necessità di andare verso una autorità politica mondiale.